Buongiorno a tutti, abbiamo qui con noi Francesco Splendorio che mi aiuterà a collegare questa stampante Commodore MPS 803 a questo PC Windows. Ciao Francesco, Ciao. e come hai visto prima io sono andato in negozio, ho comprato questa piccola stampantina MPS 803 della Commodore e volevo collegarlo a questo PC Windows. Abbiamo già trovato un adattatore XUB 1541 che serve per convertire da porta USB a porta IEC. Quindi da un lato l'adattatore XUM 1541 è collegato al computer con la porta USB, dall'altro lato invece tramite cavo IEC l'adattatore è collegato direttamente alla stampante. Avevo già fatto 2 video su questo adattatore XUM 1541, uno relativo al montaggio e uno relativo all'utilizzo con il floppy disk drive Commodore 1541, quindi per trasferire dei file, però la stampante mi manca. E io so che tu mi puoi aiutare perché avevi realizzato un paio di progettini interessanti per stampare con questa stampante Commodore MPS 803 con il computer, giusto? Esattamente, dal momento che l'interfaccia XUM 1541 consente di collegare un disk drive e la stampante utilizza lo stesso protocollo, mi sono chiesto perché non utilizzare anche una stampante. No, infatti, questa cosa è molto interessante. E il tuo progetto quindi si sviluppa in 2 parti, c'è una parte relativa alle immagini, giusto? Esattamente, le immagini bitmap. E un'altra parte invece è relativamente ai testi. Esatto, ci permette di stampare dei testi contenenti anche vocali accentate, caratteri greci o testo in russo. Quindi possiamo dire che insomma il negozio non mi hanno fregato, la stampante è veramente compatibile con il computer con Windows 10, dai. Assolutamente sì. Ho fatto un buon acquisto. Un ottimo acquisto, guarda, uno dei migliori prodotti abbinabili a un PC. Ah, meglio così, meglio così. Dai, allora cominciamo a fare la prima prova magari, perché io ho una foto da stampare, volevo stampare il logo del mio sito internet per tenerlo su carta, stampato proprio con questa stampante. Cominciamo a stampare un'immagine allora. Sì, certamente, anche perché la qualità che otterrai è una delle migliori in assoluto ottenibili nel 2021. Ah, addirittura, questa cosa Sì. è fantastica allora. Fantastico. Prima stampiamo, poi ci guardiamo un pochino dentro il programmino che hai fatto, va bene? Sì, d'accordo. Ok, nel prompt dei comandi e andiamo con la stampa del mio logo. Fantastico, è partita. Ha un rumore molto esotico, molto musicale, può essere. Mentre stampa il programmino rimane bloccato qui e poi quando finisce esce proprio fuori ritorno al prompt dei comandi. Sì, certamente. Blocca l'esecuzione finché non finisce. Ok, adesso ho finito la stampa, infatti siamo ritornati nel prompt dei comandi e ti posso mostrare come è venuta. È venuta molto bene. Adesso la faccio vedere anche a te. È perfetta, guarda, ha una qualità veramente. È bellissima, molto scura. Sì, Guarda, molto bene. Molto bene. Questa mi piace. Specifichiamo che il mio programma stamperà un punto nero dove c'è qualunque colore diverso dal bianco puro. Quindi se c'è bianco puro FFFFFF non stampa niente. Se c'è un colore diverso da questo stampa un punto. Poi chiaramente si può modificare, insomma, è migliorare. No, ma è già ottimo comunque questo discorso, perché ad esempio sull'immagine che c'era da stampare c'era proprio tutto lo sfondo bianco, quindi tutto colore FFFFF, invece la parte con il mio logo aveva un colore diverso, adesso non mi pare fosse proprio nero, però era un colore molto più scuro, quindi insomma lui l'ha preso come nero. Possiamo andare a vedere dentro il programmino che serve per stampare un file patch, sì. di Windows, in cui all'inizio ci sono un po' tutti i ringraziamenti per insomma chi ha fatto in particolar modo te CBMage e poi utilizza OpenCBM di Spiro Trikaliotis. Come si pronuncia, giusto? Spiro Trikaliotis. Penso di sì, ma non lo so perché è greco. Ok, speriamo che sia giusto e che non si offenda.
E poi invece c'è tutta questa parte relativa all'utilizzo del programma che in qualche modo, se vuoi, mi puoi anche spiegare tu, e così ci spieghi un po' tutti come funziona questa stampa delle immagini. Sì, certamente la stampante Commodore MPS 803 ha un protocollo molto semplice. In pratica l'immagine viene suddivisa in tante strisce orizzontali alte, ognuna 7 bit. Quindi il mio programma non fa altro che leggere l'immagine, se è troppo grande la rimpicciolisce. E infatti vedo che la scritta che lui ha appena detto era che la sto ridimensionando a 480x480, se non sbaglio. Sì, perché 480 è la dimensione massima, la risoluzione massima di pixel che può avere la MPS 803 in modalità grafica. E una volta rimpicciolita l'immagine con delle librerie, il programma è scritto in C, quindi utilizzo delle librerie C per ridimensionare e per leggere l'immagine, la suddivido in strisce alte 7 pixel. E niente, quindi stampo ogni valore di questi bit che si ottengono, che quindi vanno da 0 a 127. 0 a 127. Praticamente quindi c'è la testina della stampante Commodore MPS 803, quindi ha 7 aghi uno sopra l'altro che vanno quindi a impattare sul foglio tramite il nastro intriso d'inchiostro, e ciascuno di questi 7 aghi è comandato da uno di questi bit che tu vai poi a inviargli tramite il cavo IEC, giusto? Esattamente, in realtà viene stampato il numero e poi viene sommato 128 perché l'ultimo bit è sempre acceso, perché se il bit più alto è spento non rappresenta una fila da stampare ma rappresenta un comando. Quindi per esempio se gli stampo 13 va a capo, 15 termina la modalità grafica, 8 ricomincia la modalità grafica, il resto sono quelli che invio io sono tutti maggiori di 128, quindi sono questi 7 bit più 128, quindi stampa queste righe, queste verticali, esatto, di 7 bit ciascuno. E quindi questa riga formata da 7 pixel verticali si muove da sinistra a destra oppure da destra a sinistra della stampante. Lei poi si gestisce, vedo, da sola la direzione, però tu ovviamente gliele manderai tutte da sinistra a destra, giusto? Esatto. E si partirà quindi dal byte 0, che potrebbe essere il byte quindi più a sinistra del foglio di carta, per arrivare all'ultimo byte, che cos'è, il 480? No. 479. Se partiamo da 0, certo, oppure se partiamo da 1 arriviamo a 480, e tu quindi mi hai completato tutta una riga composta da 7 punti verticali. Esatto. Poi la seconda riga di 480 byte sarà dal pixel 8 in verticale, esatto, al 15, eccetera eccetera, per andare avanti fino a completare tutta l'immagine. Esattamente. Poi come hai detto tu giustamente, la stampante stampa fisicamente da sinistra a destra o destra verso sinistra perché è bidirezionale, si chiamano stampanti bidirezionali, per risparmiare tempo in sostanza, per evitare che stampa una riga, poi va a capo, stampa la seconda riga, no, invece si trova già giù la testina e quindi va all'indietro, ma questa cosa è gestita direttamente dal controller che si trova all'interno della stampante. È per quello che riesce a fare poi 25 pagine al minuto, ecco, questa stampante. Esatto. Sicuramente. Sì, 25 pagine al minuto. Certo. Quindi abbiamo creato questo file che contiene tutti i vari byte come da inviare alla stampante. Quindi questo primo pezzo CBMage che hai creato te si trova su GitHub, se qualcuno lo vuole scaricare lo trova tranquillamente su GitHub, anche già in formato eseguibile per Windows, anche per Linux ho visto che ci sono, quindi insomma Linux, Windows e macOS. Ok, quindi si può trovare tutte le configurazioni che si vuole. Va a crearmi questa sequenza di byte come me li hai appena descritti, a partire dall'immagine, giusto? Esattamente. Successivamente viene creato il file che contiene la sequenza di immagini. Per quanto riguarda quindi qua che siamo in ambiente Windows, il file viene poi utilizzato successivamente quando la palla passa a CBM CTRL, che è stato creato da Spiro Tricaliotis di OpenCBM, giusto? Sì. E a quel punto la palla passa a questo programma che fisicamente, mi sembra di aver capito, invia i byte alla stampante. Si occupa di interfacciarsi col protocollo IEC, quindi per esempio lock impedisce che altri processi utilizzino la USB.
Poi c'è Listen 4.0 per chi conosce il Basic, per chi segue i video di Amedeo sul Basic, scoprirà che ma chi è Amedeo? Non lo conosco. È un amico, forse te lo presento una volta. Grazie. C'è scritto Listen 4.0, corrisponde a quello che chiamiamo il comando Basic Open. Ok. Immaginiamo il comando Open 4,4,0, in cui 4, il primo 4 dell'Open, il comando Basic è un numero, diciamo, arbitrario. Il secondo 4, che è questo qui, rappresenta proprio la stampante. Quindi l'indirizzo fisico del device che si trova collegato sul bus IEC. Esatto. Invece lo 0 significa modalità normale, quindi stampando testo viene stampato testo maiuscolo oppure grafico. Okay. Invece se vale 7 vale testo maiuscolo oppure minuscolo. In questo caso ho scritto 0, ma non ci interessa in quanto tanto grafico quello che fa. Sì, allora a questo punto magari cambia il set di caratteri che si trova all'interno esatto. Un selettore del set di caratteri. Secondary address, sì. Quindi questo listen qua è collegato al address 4, è l'address della stampante. Infatti io dietro la stampante ho un piccolo selettore che mi consente di cambiare da 4 a 5 e proprio su 4, altrimenti non avrebbero potuto contattarsi. Il device number si chiama. Ok. Per quanto riguarda il floppy, normalmente è sull'8, quindi se ci fosse qualche utility che lavora su floppy, evidentemente questo numero 4 non ci sarebbe un 8, un 9, insomma, quelli che sono i vari address del floppy disk drive, immagino. Esattamente, proprio così. Ok. Quindi siamo arrivati qui, cioè la stampante è stata quindi bloccata e abbiamo aperto una comunicazione dati. A questo punto arriviamo proprio qui al cuore del discorso con il comando write, immagino. Sì, perché col comando write diamo in input il file che contiene i byte da inviare fisicamente tramite il protocollo IEC al dispositivo, quindi alla stampante, che è il file che hai prodotto prima tramite il mio programma CBMage, qualche riga più su. Quindi è l'immagine tradotta nel formato comprensibile dalla stampante. Ok. Quando poi ha finito di stampare tutta l'immagine, quindi dopo il tempo necessario a inviare tutti i byte, e probabilmente ci saranno anche delle attese, no? Quando va a capo piuttosto che quando il buffer è pieno della stampante, la stampa finisce e a questo punto si passa agli ultimi 3 comandi qua sotto, quando ha finito di stampare. E a cosa servono questi? All'inizio è il close, il comando close. Ok. Close. Unlock libera la porta USB per altri processi, e reset è un po' come spegnere e riaccendere la stampante in maniera tale che se fosse successo qualcosa di strano, qualche errore, qualcosa, la riporta nelle condizioni di partenza. Ok, quindi insomma con questa sequenza di programmi che vengono eseguiti uno dietro l'altro, siamo riusciti a stampare questo bellissimo logo, il mio logo bellissimo, sulla stampante, stupendo, sulla stampante Commodore MPS 803. Però è venuto proprio bene, proprio, sì. mi piace proprio. Sì, dopo molto... lo dimostro ancora anche. Sharp, come si dice in inglese, molto marcato, si vede benissimo, bellissimo. Sì, è venuto proprio bene. Però io ho poi anche un'altra necessità, perché purtroppo sai, no, con le zone rosse, zone arancioni, zone gialle non si capisce praticamente niente. Io so che quando devo uscire mi devo portare dietro un'autocertificazione. Io la stampante l'ho comprata fondamentalmente per questo, non tanto per il logo, quanto più per l'autocertificazione. Certo, io ho bisogno di stamparmi un'autocertificazione, andare in giro, se mi fermano almeno so che cosa posso dichiarare. Sì, io per esempio devo uscire perché ho il cane che mangia solo cibo biologico. Se non compro il cibo biologico lui non mangia, lui dice, cioè me lo dice solo cibo biologico, e quindi devo scrivere sulla certificazione che il cane mangia solo il cibo biologico. E certo, sicuramente quello andrà bene come motivo, non ti daranno assolutamente la multa. Assolutamente no. Quindi possiamo cercare di stampare questa autocertificazione e vedere se mi può venire utile quando mi fermano, insomma. Sì, assolutamente. Carichiamo il foglio di carta nella stampante e mandiamo in stampa la mia autocertificazione. Uso il comando print.txt e mando in stampa, quindi covid.txt, che è il documento dell'autocertificazione. Pronti? Pronti, siamo tutti pronti.
Eccola qua che sta stampando la nostra autocertificazione. Ma poi come te la spedisco per comprare il cibo bio per il tuo cane? Ah, mannaggia. Utilizzeremo la posta, la classica posta. Torniamo negli anni 80 in tutti i sensi. Chissà se qualcuno negli anni 80 avrebbe mai pensato che una stampante potesse essere utilizzata nel 2021 per un problema del genere. E chissà se qualcuno avrebbe pensato che in un negozio te l'avrebbero venduta proprio a te. Esatto, poi è compatibile con Windows 10. Windows 10 addirittura. Ecco che la stampa è terminata, facciamola vedere bene. Facciamo vedere anche a Francesco, è venuta spettacolare. È venuta spettacolare, bellissimo. È molto leggibile, sicuramente i vigili urbani accetteranno Sicuramente questa dichiarazione di responsabilità. Ecco, peraltro una cosa interessante di questo programmino che adesso andiamo a analizzare, ce lo spiegherai tu, è proprio la conversione dei caratteri, giusto? Esatto. Diciamo il file bat che hai creato tu, e penso che lo inserirò nel repository perché è fatto bene, è analogo a quello di prima. L'unica riga che cambia è quella in cui CBM text viene richiamato CBM text usando come argomento il file di testo inviato. Sì. Al posto quindi di CBimage abbiamo CBM text, perché anziché un'immagine dobbiamo stampare un file, proprio un file di testo. Allora ti invito ad aprire su GitHub il progetto di CBM text per mostrarti, utilizzando il principio che abbiamo spiegato prima, quindi stampare le varie righe contenente la grafica, in questo caso è testo, come funziona. Eccoci qua, siamo sul GitHub di Francesco Splendorio, giustamente. Quindi questa è la tua pagina dove metti tutti i tuoi progetti. Esattamente, questo è il mio account di GitHub, è un bellissimo sito dove si possono gestire i propri progetti software open source, quindi ognuno può leggerli, può modificarli, può studiarli. Dove devo andare quindi? Su CBM Text. Okay. CBM Text. Sì. Allora apri la cartella source e apri il file che si chiama chardeps, cioè definizione dei caratteri. Chardeps. Okay. Se lo scorri ti accorgi che ci sono dei numeri binari. Se riesci a ingrandire i caratteri con CTRL+, con la tastiera, quei numeri, lo 0 rappresenta il vuoto, l'1 il pieno. Quindi scendi un po' giù e vedrai che vedi per esempio c'è scritto la riga 24, c'è il simbolo di elevato a potenza, c'è scritto L e fra apici c'è la freccetta in alto, vedi? Ok, quindi stai definendomi il simbolo dell'elevato a potenza. Esatto, se tu guardi quei numeri binari che sono scritti immediatamente dopo... sì, c'è la forma, si vede proprio la forma, infatti, perché dove c'è l'1 è come se fosse il nero, no, della stampante. Il nero, lo 0 rappresenta il bianco. E quindi in questo caso abbiamo una freccia che viene formata da questi 1 qui. Esatto. Che è poi questo elevato a potenza. Quindi l'underscore posso immaginare che l'ultima riga è infatti l'underscore che vediamo qua, l'ultima riga è tutto a 1. Sono tutti a 1 e così via. E lì sono definiti anche i caratteri greci, i caratteri russi, la parentesi graffa, che sono tutti caratteri che non ha il set standard della MPS 803. La MPS 803 non ce li ha questi caratteri. Okay. C'è la tilde, vedi c'è una tilde fatta con ed è alto 7 pixel. Se riconti quanti sono 7 pixel per quanti sono? 6? 7 per 6. Sono 7 per 6, esatto, 6 in larghezza e 7 in altezza. Esatto. Giù ce l'ha accentata, come puoi vedere. Quindi fondamentalmente ti sei anche messo a disegnare tutti i caratteri? Sì, a mano, uno per uno. Chiaramente non è esaustivo questo, perché il set Unicode ne implementa circa 120.000. Cioè non... Vabbè, insomma, lì ci voleva un po' più di pazienza per farli. Sì. Però vai un po' giù, proprio scendi molto, dove si può fare anche i caratteri stranieri, cioè proprio il russo. Ecco, qua c'è il greco. Poi ci sono i greci, vedi c'è teta, delta. Esatto. Poi l'hai messo anche come un commento, hai detto da qua si parte con i caratteri greci. Esatto, c'è gamma, il P grecia. Mi sono un po' divertito con caratteri di lingue. Sì, hai fatto proprio tutti i disegnini. Uno per uno ti sei messo qua, non hai preso un font da disassemblare, cioè te li sei proprio disegnati tu.
li ho fatti a mano, sì, questi sono i caratteri cirillici, c'è la sha, c'è la e, c'è la, insomma, la G, non li conosco purtroppo. Io ho studiato un po' russo, studiato un po' russo, sì, quindi mi ricordo pochissimo, però. Ce ne sono veramente tanti, siamo già arrivati alla riga 1245, 1300. Poi ci sono alcuni casi, se sali un po' su, vai su quelli grey. Fermati qua. Sì. Vedi per esempio la 1301, sì. C'è la I è minuscola, sì. Siccome c'è già sulla stampante PS 803, gli ho detto stampamela come I maiuscola, che però viene convertita in minuscola per un discorso di conversioni. Quindi se io avevo un carattere già disponibile, gli ho detto fammelo equivalente a uno che già c'è. Okay. Così mi sono risparmiato, diciamo, di definirmi pure quelli che già ci sono. Quelli che già esistevano. Esatto. E esatto. Sì, probabilmente giustamente la stampante all'interno ha il suo set di caratteri predefinito, quello l'hai preservato, l'hai tenuto e ti sei andato invece a definire tutti i caratteri nuovi che sono stati creati in questi anni, perché Commodore non aveva neanche lettere accettate né nulla, ma le sei andate a creare tu. Esatto, insomma con questo file che viene praticamente incluso nel programma e compilato, lui ha le definizioni. Se vai all'inizio, vai proprio all'inizio massimo di questo file, vedrai scritto undefined missing glyph, vedi, riga 5, missing glyph è un quadrato, che è la maniera standard per definire quando un carattere non c'è. Quindi quando un carattere non lo trova in questo set, che stamperà un rettangolo che dirà questo carattere. Così uno sa che in quel caso il carattere deve essere definito. Deve essere definito, esatto. Per inserire nuovi caratteri basterebbe modificare quell'elenco che abbiamo visto prima, includendo nuovi caratteri, poi ricompilare il tutto. E ricompilare, ovviamente ricompilare, c'è il makefile che ricompila tutto. È stato bello, è stato proprio bello. Questo è in C++ invece, non è in C, è in C++. Sono andato a cercare le librerie che leggono e interpretano correttamente i file Unicode. No, è stato veramente un bel lavoro, cioè, mi ha dato soddisfazione. È un lavoro molto interessante. E quindi una volta che poi dopo abbiamo convertito il file di testo in caratteri che vengono inviati alla stampante, questi caratteri vengono tutti salvati all'interno di file.prt e si fa la stessa operazione che abbiamo fatto prima, quindi bloccare la USB, aprire il file, se mi ricordo bene quello che ci hai detto prima, inviare alla stampante il file che hai creato, chiudere il file, sbloccare l'USB e poi dare un ultimo reset, che fosse successo qualche cosa la stampante si ripristina come se fosse allo stato iniziale. Esattamente. Bene, Francesco Splendorio, abbiamo finito di raccontare un po' questo progetto molto interessante. Abbiamo stampato quindi 2 fogli, uno con un'immagine e uno con la nostra autocertificazione. Ma la mia domanda è, ma informatico nella vita, nel lavoro e anche poi informatico per il retrocomputer, come mai ti è venuto in mente un progetto del genere per collegare una stampante della Commodore a un PC? Allora, semplicemente per il connettore. Ha un connettore che tutti utilizzano per, io dico semplicemente, per trasferire il contenuto di floppy disk in formato D64 o viceversa. Io ho detto ma anche la stampante c'ha questo connettore. Ho detto ma perché non proviamo? Cioè si chiama XUM 1541 come il drive, ma non è solo il 1541 che c'ha quel connettore lì. E allora ho detto proviamo, vediamo cosa succede. Avevi proprio una necessità di stampare, immagino, come me, questa stampante col computer, insomma. Allora guarda, in realtà questo è vero, mi si era appena rotta la stampante laser di casa, cioè proprio si era rotta. E ho detto, però io ho la 803, perché non la devo usare? Come faccio a stampare? Bene, colleghiamo la stampante del Commodore al computer e stampiamo. Quando pubblico i miei progetti oppure i miei corsi del Basic, Vintage, eccetera, mi trovo dei commenti di persone che mi dicono, sì, insomma, bello, ma a che cosa serve? Una cosa inutile. Avevo fatto un video in cui collegavo il Commodore 64 a una Fiat X19, un'automobile vintage che mi sono conservato del 73, e uno dei commenti è stato ma è veramente una cosa inutile. E cosa possiamo rispondere a queste domande che ci fanno? Ecco.
Ma è la stessa utilità che ha andare a un concerto, non lo so, che utilità ha andare a un concerto? Godimento, uno si diverte, enjoy, cioè qual è l'utilità? Non ho capito. Perché No, avere un concerto? Qual è l'utilità? lo possiamo Non è- quasi considerare un po' una forma d'arte a questo punto, di divertimento. Intanto di divertimento, allora intanto non c'è da giustificare niente, cioè, nel senso, ma l'intero retrocomputing non ha nessuna utilità. Che utilità ha far funzionare? Io per esempio ho fatto un progetto per creare delle BBS per Commodore 64. Che utilità ha? Che utilità ha? L'ho visto quel progetto, molto interessante anche quello. Potremmo fare un altro video anche su quello. Ma volentieri, volentieri, ma non è utile, cioè io ho il PC, mi compro un PC, vado su internet, utilizzo Chrome, che cosa vuol dire? Però è bello, io mi sono divertito a crearlo e c'è gente che si diverte a utilizzarlo, c'è gente che si collega, la stessa cosa con la stampante, penso che io mi sono divertito molto a fare questo video con te. Sì, no, anch'io, poi ripeto, per me è stato proprio utile, io l'ho comprata, devo usarla. Sei andato in questo negozio, Esatto, in questo negozio ho dovuto comprare la stampante, quindi insomma l'ho dovuta utilizzare. Io aggiungerei anche poi uno studio, ecco, che c'è dietro, perché quando andiamo poi a studiare le basi che ci sono dietro alla comunicazione, magari un protocollo, vai a studiare, nel mio caso quando avevo collegato il Commodore 64 l'X19, studi il blocchetto d'accensione, studi l'uscita relè, eccetera, secondo me comunque è un punto di partenza per poi poter sviluppare anche delle competenze più moderne. Non è per forza, sì. non è solo fine a se stessa questa cosa qua, è una sperimentazione che ti può portare anche poi a una crescita dal punto di vista tecnico. Assolutamente. Io poi mi sono reinterfacciato con delle librerie in C++ per fare CBM Text. Il C++ non lo utilizzavo da anni, quindi mi sono dovuto rimettere. Ho visto che sono usciti nuovi standard, cioè tipo il C++ 11, C++ 17, che io non ho mai utilizzato. Ho dovuto informarmi, ho dovuto aggiornarmi un attimino. Hai studiato e hai potuto poi utilizzarlo. Sì, ho conosciuto delle librerie in C per la manipolazione di immagini, librerie assolutamente portabili in qualunque piattaforma a livello sorgente, ed è stato molto interessante. Cioè, alla fine impari anche un sacco di roba, un sacco di cose, impari a cavartela avendo a disposizione poche risorse, potendo fare un numero limitato di operazioni. Sì, è un po' anche una cosa che si è persa nell'arco degli anni, perché io mi ricordo i primi programmi che erano proprio, dovevano stare all'interno di un floppy disk, e allora erano piccolini. Poi, mano a mano che è aumentata la quantità di memoria a disposizione, si è proprio persa questa ottimizzazione dello spazio. Assolutamente. Adesso ci sono programmi da gigabyte che fondamentalmente non fanno niente, ma lo stesso Messenger di Facebook, cosa sono? 200 megabyte sul cellulare per mandare quattro messaggi? Sì, per mandare messaggi alla fine. Sì, ottimizzazione è probabilmente pari a zero. Ma perché al giorno d'oggi non serve? Cioè, oggettivamente, perché devo occupare 64k su un telefono che ha 32 giga di RAM? Cioè, non ha senso. Faccio un esempio. Però è un'abilità questa. Sicuramente. Sì. È un'abilità. Nel caso di CBM Text e CBM Age il vincolo non era lo spazio da occupare del programma in sé, ma usare un protocollo molto limitato per stampare per esempio testo Unicode, quindi caratteri cirillici, caratteri greci, caratteri arabi, insomma cose per cui non è nata quella stampante. Quindi questa cosa qua a me mi piacciono da morire. Cioè, sì, è un modo di interfacciare, di far funzionare una cosa che non doveva funzionare in quel modo e tu sei riuscito, è una vittoria, insomma. Che utilità? Diciamo che non ha utilità, però ci siamo divertiti lo stesso. Ci siamo divertiti, è una cosa che conta di più. Io ti ringrazio molto per aver risolto il mio problema, sono contento che tu abbia partecipato qui con tutti noi a questo video. Grazie mille allora, Francesco Splendorio, ciao ciao. Ciao a tutti. Ciao! Spero che anche questo video vi sia stato utile. Per essere avvisati quando pubblicherò altri tutorial, recensioni, esperimenti relativi ai retrocomputer e elettronica vintage, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso!